mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi un nuovo tutorial, un portamonete ma anche una micro borsa, che vanno tantissimo queste micro borse, che potete aggiungere una catena che potete scegliere. Su Filati Discount ce ne sono tantissime di catene di poterle aggiungere se proprio vi piace. Io ho aggiunto un bottone che adesso devo fissare, un bottone. Utilizzerò sicuramente questo a fiore, ma possiamo anche metterlo di un altro colore. Ho anche un'applicazione, un fiore, o realizzare qualcosa in cotone per poterlo poi cucire. La chiusura interna, possiamo sempre mettere un bottone di quelli automatici oppure a calamita. Allora vi do subito le misure e poi passiamo all'occorrente e al tutorial. La larghezza è di circa 15 cm per 13, ma anche 12 direi. Ho scelto il cigno piccolo come cordino per questo progetto, già ovviamente l'ho utilizzato. Sono a rocca 500 grammi, sono il 100% polipropilene, consigliano l'uncinetto 2,5-3, veramente molto bello, 500 metri, un filato stupendo, un cordino stupendo. Questo è il color fucsia. Potete trovare diversi colori come il giallo, il verde, il viola, insomma andate sul sito di Filati Discount e troverete tantissime tonalità. Uncinetto 3,5. Andiamo adesso a realizzare due dischi di questa misura. Allora andiamo a lavorare a punto basso e ci saranno sempre degli aumenti. Allora iniziamo. Prendiamo il nostro cordino, iniziamo la lavorazione con un anello magico. Giro 2 volte il filo sulle dita, prendo l'uncinetto, lo faccio passare sotto, prendo il filo e faccio una. Realizzata la catenella, vado ad entrare dentro il cerchio e realizzo 7 maglie basse. Tiro anche un pochino il filo se è troppo largo, se la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima maglia. Vado a tirare il filo, poi con un ago passerò più volte dietro per poterlo fermare. Entro nella prima maglia, realizzo una maglia bassissima, catenella. Adesso per ogni punto sottostante vado a realizzare degli aumenti, per cui 2 maglie basse per ogni punto per tutto il giro. Punto successivo, 2 maglie basse, questo sempre per tutto il giro. Prima e la seconda. Proseguo. Terminato il giro, vado a chiudere con una maglia bassissima. Catenella. Adesso vado a lavorare sullo stesso punto un aumento. Di nuovo un aumento. La prima e la seconda maglia sullo stesso punto. Punto successivo, una sola maglia, per cui vado ad alternare in questo giro 2 maglie alte sullo stesso punto, per cui un aumento, e una maglia sul punto successivo. Una sola maglia qui. Proseguo fino al termine del giro. Concluso il giro, chiudo sempre con una maglia bassissima. Adesso mi alzo di una catenella. Allora, per questo giro io vado a realizzare un aumento e 2 maglie alte, però lo farò in un modo sfalsato proprio per rendere il cerchio bello perfetto, senza avere quelle punte che non vanno bene. Insomma, se andiamo a realizzare degli aumenti sempre allo stesso punto, poi ci restano delle punte a fine lavoro. Allora in questo caso vado a lavorare sullo stesso punto una maglia alta,
una maglia bassa, 2 ovviamente maglie che è un aumento sullo stesso punto, e adesso vado a lavorare punto su punto 2 maglie, per cui tutto il giro sarà 2 maglie punto su punto, per cui una maglia e un aumento. Abbiamo semplicemente avviato il nostro giro in un modo diverso per renderlo sfalsato nella parte sottostante per gli aumenti, per cui adesso completiamo il giro con un aumento e 2 maglie alte. Dato il giro con una maglia bassissima, catenella. Adesso vado a lavorare sotto al punto 3 maglie punto su punto e un aumento, quella seconda, la terza e un aumento. In questo caso proseguo fino alla fine del giro. Concluso il giro con una maglia bassissima e catenella, in questo giro saranno ovviamente 4 maglie punto su punto e un aumento, però iniziamo in un modo diverso proprio per rendere più tondo possibile questo disco, per cui vado a lavorare 2 maglie punto su punto, un aumento, e adesso vado a fare tranquillamente 4 maglie punto su punto e un aumento. Semplicemente l'avvio è diverso proprio per permettere al disco ad essere più tondo possibile, per cui abbiamo realizzato 2 maglie, la terza e la quarta. Adesso aumento, per cui per tutto il giro saranno 4 maglie punto su punto e un aumento. In questo modo. Adesso che ho concluso tutto il giro, vado a chiudere sempre maglia bassissima e catenella, vado a realizzare sempre sotto al punto, vado a realizzare 5 maglie basse e un aumento, e abbiamo concluso il nostro disco. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Prendo un po' di filo e questo abbiamo 1 2 3 4 5 e abbiamo l'aumento. Vi ricordo di non tagliare il filo quando abbiamo terminato il secondo disco. Una volta terminato il cerchio, noi dobbiamo unire i due cerchi. Come facciamo? Vado a realizzare 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Prendo il cerchio, mi vado ad agganciare al rovescio in questo modo, passo il filo e vado a realizzare una maglia bassissima, catenella e volto il lavoro. Ora la prima maglia non la vado a contare, infatti se contate sono 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, per cui questa non la vado a contare. Vado a realizzare partendo da dietro, possiamo prendiamo anche da davanti, insomma per la fine è uguale. Vado a lavorare sul punto successivo, non quello sottostante, una maglia bassissima, la seconda maglia bassissima, e adesso vado a lavorare 5 maglie basse, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ora abbiamo due maglie bassissime, per cui le vado a lavorare bassissime, la prima e la seconda, bassissima.
Ora vado sul punto successivo, vedete, questo è il punto, vado in quello successivo, lo prendo tutto, maglia bassissima, catenella e volto il lavoro. In questo caso non vado a lavorare ovviamente la maglia sottostante, vado a lavorare le due, infatti se contate sono 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, per cui la prima la salto, vado con la maglia bassissima, per cui maglia bassissima in costa retro, andiamo a lavorare sempre in costa retro, la seconda maglia bassissima e adesso 5 maglie basse, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ora abbiamo 2 maglie bassissime, la prima e abbiamo anche la seconda bassissima. Adesso noi dobbiamo chiudere di nuovo, entro e vado a realizzare una maglia, come vedete, bassissima, catenella, volto il lavoro, di nuovo 2 maglie a costa retro sempre bassissime, 5 maglie basse, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. In questo caso dobbiamo realizzare, in questo caso andiamo a realizzare 2 maglie bassissime, la prima e la seconda, che è un pochino più stretta, eccola qui, bassissima, maglia bassissima e di nuovo catenella e proseguo. Adesso che ho terminato, vedete, ho terminato, andiamo a chiudere con una maglia bassa tutto intorno. Io adesso già mi sono portata avanti con il lavoro e vado a chiudere così con una maglia bassa tutto intorno e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ecco qui. Adesso dobbiamo preparare la chiusura. Allora, ho avviato 15 catenelle, vado sul punto successivo e lavoro tutte maglie basse, per cui per questa riga vado a lavorare tutte maglie basse. Quando arrivo all'ultima maglia dobbiamo realizzare degli aumenti. Adesso che ho lavorato tutte le maglie abbiamo l'ultima realizzo 4 maglie basse, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Adesso proseguo a lavorare punto su punto fino al termine della riga, nascondendo anche il filo. Adesso che dobbiamo tornare indietro, ho fatto tutta la riga, catenella e giro il lavoro. Vado a lavorare sempre a punto pieno, con maglia bassa in questo modo, fino ad arrivare poi a degli aumenti. Adesso dobbiamo fare degli aumenti. Qui abbiamo le nostre 4 maglie, 1 2 3 4, faremo gli aumenti a queste 4 maglie, per cui la prima abbiamo l'aumento, entro sempre sullo stesso punto, scivola un pochino il filato, la seconda maglia sempre con l'aumento, la terza con l'aumento, 2 maglie con lo stesso punto, e la quarta, e vado, questa è la quarta, vado a proseguire
normalmente senza fare più aumenti, e poi ritorno indietro così vi faccio vedere di nuovo gli aumenti che dobbiamo eseguire. Allora, in questo giro di aumenti ho lavorato 14 maglie, vado a realizzare un aumento, una maglia, un aumento, una maglia, un aumento, faccio vedere come viene, una maglia e abbiamo l'ultimo aumento e vado a lavorare tutte le restanti maglie. Qui sono un aumento, 2 maglie, un aumento di nuovo, due maglie, un aumento, prendo un pochino di filo, sempre le 2 maglie punto su punto e l'aumento, per cui poi vado a lavorare le seguenti maglie in questo modo. La sequenza degli aumenti, vado a lavorare le 14 maglie, la sequenza sarà un aumento, 3 maglie punto su punto, un aumento, sempre 3 maglie punto su punto, un aumento, 3 maglie punto su punto, un aumento. Comunque ve lo lascio scritto qui la sequenza da eseguire. Realizzate sempre le 14 maglie, andiamo a fare gli aumenti, per cui un aumento, 4 maglie punto su punto, un aumento, le 4 maglie, un aumento, 4 maglie e un aumento, ve lo lascio sempre scritto qui. Ho fatto un altro giro con un aumento e 5 maglie, insomma sempre la stessa sequenza, aumento 5 maglie, aumento 5 maglie, aumento 5 maglie e poi aumento. Allora adesso che mi sono con il filo sono arrivata fino alla base, vado a rifinire proprio il bordo, per cui per ogni maglia vado a realizzare un punto proprio per rifinire il nostro bordo. Cerco di entrare bene con l'uncinetto e proseguo fino alla fine. Adesso andiamo a cucire la chiusura. Vado semplicemente, prima l'ho fissato, a passare il filo con l'ago in questo modo. Ora vi faccio vedere da dietro come l'ho messo, in questo modo qui, e vado a cucire. Lo potete mettere anche ad interno, però dopo non si chiude bene. Qui proseguo fino a fissarlo bene. Il tutorial è terminato. Allora io ho messo un piccolo bottone qui di legno a forma di fiore, ma possiamo metterlo in qualsiasi, anzi vi faccio vedere, tanto l'ho semplicemente appoggiato, ecco, o anche più scuro, insomma possiamo mettere un qualcosa per renderlo un pochino più carino, un'applicazione anche in cotone, un cuore, un fiore, insomma ci sta benissimo. Come chiusura voi potete utilizzare le chiusure quelle automatiche, ma anche quelle a calamita per chiuderlo. Io deciderò sicuramente di mettere questo per dare insomma un pochino di luce. Possiamo aggiungere anche una catena se volete, se non lo volete utilizzare da dentro a una borsa, ma lo volete proprio portare così, una piccola tracollina a catena. Questa è sempre, comunque sempre un'idea. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, non dimenticate di iscrivervi al canale, seguitemi anche su Instagram, Luana Dolci Riflessi. Un bacione a tutte, ci vediamo ai prossimi tutorial.